Il videogioco contemporaneo, inteso non più come mero prodotto di intrattenimento, ma come dispositivo culturale complesso, si configura sempre più come uno spazio simbolico in cui vengono articolate visioni del mondo, strutture ontologiche e interrogativi filosofici di notevole profondità. In questo contesto, Pokémon Bianco e Nero rappresenta un caso emblematico. Dietro una narrazione apparentemente semplice, il gioco mette in scena una riflessione sofisticata sul rapporto tra verità e ideale, tra adesione al reale e tensione al suo superamento, articolando tali polarità attraverso un simbolismo sorprendentemente affine alla tradizione taoista. La dottrina taoista nasce come tentativo di pensare la realtà non a partire da un principio morale o da un ideale normativo, ma dal modo in cui il reale si dà e si trasforma. Il Dao non è un fondamento statistico, né una fine verso cui il mondo dovrebbe tendere. È il processo stesso del divenire, l'andamento immanente attraverso cui le cose sorgono, si trasformano e si dissolvono. In questo senso, il taoismo è radicalmente antiteleologico. Non esiste un mondo come dovrebbe essere, ma solo il mondo così come accade, nella sua imperfezione e nella sua armonia dinamica. Esso precede ogni opposizione rigida tra bene e male, tra vero e falso e tra giusto e ingiusto. In questa prospettiva, la coppia yin e yang non rappresenta una dicotomia etica, ma una dinamica relazionale, conservazione e trasformazione, stabilità e slancio, memoria e progetto. Ogni tentativo di assolutizzare uno dei due poli equivale a spezzare il corso del reale. Dalla prospettiva soggettiva, lo yin insegna chi sono, lo yang insegna chi voglio essere. È precisamente questa la struttura che trova una traduzione simbolica nei leggendari Reshiram e Zekrom. Reshiram incarna la verità intesa come riconoscimento del reale nella sua concretezza. Rappresenta la memoria del passato, l'osservazione del presente così com'è, la conoscenza e la consapevolezza che nasce dall'esperienza vissuta e dall'ascolto. Reshiram si avvicina alla nozione di verità come aletheia, non produzione di un nuovo ordine, ma di svelamento di ciò che è già, anche quando tale disvelamento risulta doloroso o destabilizzante. In termini taoisti, Reshiram è il Dao visto, non progettato, è il reale riconosciuto senza forzature. Zekrom, al contrario, incarna la tensione al superamento della realtà data. Esso rappresenta il desiderio di trasformazione, il progetto che rifiuta lo stato attuale delle cose in nome di ciò che potrebbe o dovrebbe essere. Zekrom non è menzogna né errore, è slancio, energia, volontà di cambiamento. Tuttavia, quando questo impulso si separa dalla verità vissuta, esso degenera in idealismo astratto, in negazione del reale. Il taoismo non condanna l'ideale in quanto tale, ma la sua emancipazione dalla dinamica del Dao. La figura di N si colloca precisamente in questo spazio di tensione. Egli ha visto il reale, ha ascoltato i Pokémon, ha riconosciuto la sofferenza inscritta nelle relazioni tra umani e creature, ha colto l'ambiguità strutturale di un mondo che si presenta come naturale, ma non per questo innocente. In Pokémon Bianco, N sceglie Reshiram. Tale scelta non indica un rifiuto dell'ideale, bensì l'assunzione della verità come accusa rivolta al mondo. Reshiram nelle mani di N è una verità che brucia, che testimonia, che non consola. Il suo fallimento come antagonista in questo gioco non risiede nella verità che egli ha visto, ma nella sua incapacità di abitarla. N rifiuta la fatticità del mondo, non accetta che la trasformazione debba passare attraverso il tempo, il limite e la contraddizione. In termini heideggeriani, egli rifiuta l'essere gettato. Egli vorrebbe un mondo già redento, prima ancora di essere vissuto. Quando la verità diventa insopportabile, essa genera il desiderio di superamento, ed è in questo passaggio che N scivola verso Zekrom, non per malvagità, ma per intolleranza al dolore del reale. Proprio per questo N sceglie Zekrom come suo compagno nella seconda versione del gioco. N si fa portavoce di un ideale di liberazione che confligge terribilmente con la verità a cui ha assistito, e questo lo spinge a collaborare con l'organizzazione cappeggiata dal padre, che poi si scoprirà essere un'organizzazione criminale, pur di raggiungere il suo obiettivo. Egli si distingue all'interno della narrazione videoludica non solo per la sua funzione diegetica, ma per la sua densità concettuale, che emerge dai dialoghi. A differenza di altri antagonisti,
N parla costantemente di verità, di ascolto e di sofferenza, ma tali termini non rimandano mai ad un sistema teorico compiuto. Essi emergono come frammenti di un'esperienza vissuta, al tempo stesso autentica e profondamente distorta. È proprio questa ambiguità a rendere N una figura filosoficamente rilevante. Fin dal primo incontro, N afferma: "I Pokémon soffrono quando vengono usati dagli umani. Tu lo senti?" Questa frase è cruciale. N non accusa, non deduce, egli chiama all'esperienza. La verità per N non è inizialmente un'idea, ma è un sentire. In ciò egli appare sorprendentemente vicino ad una concezione non proposizionale della verità, affine tanto alla aletheia heideggeriana quanto alla verità taoista come riconoscimento del reale. N non inventa la sofferenza dei Pokémon. Essa è reale, osservabile, e il gioco stesso non la nega mai. La verità che N porta alla luce è dunque in prima istanza una verità autentica. Tuttavia si manifesta una prima frattura. N assolutizza ciò che vede. Egli non considera la possibilità che la relazione tra umani e Pokémon possa essere al tempo stesso fonte di sofferenza e di legame. La sua incapacità di accettare l'ambiguità del reale segna il passaggio dalla verità come disvelamento alla verità come accusa. La visione del mondo di N è stata costruita artificialmente fin dalla nascita. Gechis lo ha isolato, gli ha mostrato solo Pokémon maltrattati, gli ha negato ogni esperienza di relazione autentica tra umani e Pokémon. In questo senso, la verità che N ha visto è parziale, selezionata e orientata. La sua aspirazione ideale, liberare tutti i Pokémon, non è falsa in sé, ma nasce da una concezione del mondo mutilata, incapace di includere l'imperfezione come dimensione strutturale del reale. N è stato educato a pensare che la sofferenza possa e debba essere eliminata una volta per tutte, e che ogni compromesso con essa rappresenti una colpa morale. In termini filosofici, N incarna una forma di idealismo morale tragico. Egli non accetta che il bene possa essere intrinsecamente imperfetto, né che la verità possa coesistere con la contraddizione. Quando egli afferma "un mondo in cui i Pokémon soffrono non dovrebbe esistere", non sta esprimendo un desiderio politico, ma un rifiuto ontologico del reale così com'è. È qui che la sua adesione alla verità si trasforma progressivamente in tensione verso l'ideale, preparando il terreno simbolico per Zekrom, come principio di superamento della realtà stessa. La scelta di entrambe le creature leggendarie va compresa proprio alla luce di questa ambiguità. Reshiram rappresenta la verità come memoria e come presa d'atto del reale, e N la sceglie perché non può più tornare all'innocenza, innocenza che gli è sempre stata negata, e non può più sopportare di vivere in un mondo dove la sofferenza che esperisce è considerata normale e naturale. Tuttavia egli non riesce a sostenere il peso di questo fardello. Nei suoi dialoghi prima della sconfitta, N afferma: forse avevo torto, o forse il mondo non è ancora pronto. Questa esitazione è rivelatrice. N non rinnega i suoi ideali, ma inizia a dubitare del proprio rapporto con la verità. Il problema non è che la verità sia falsa, ma che non sia abitabile nelle condizioni date. In netto contrasto con N, il protagonista incarna una forma di saggezza silenziosa, profondamente affine al taoismo. Egli non formula teorie, non proclama ideali, non accusa il mondo. Vive la relazione con i Pokémon senza ridurla a sistema, senza forzarla in un principio. Lo slancio ideale può abitare in lui perché non è separato dalla verità vissuta. Per comprendere meglio la genealogia degli ideali di N, mi sembra utile affidarsi a Nietzsche. Per Nietzsche molti ideali morali nascono dal rifiuto della vita, dalla sofferenza non accettata, dal desiderio di un mondo altro, alieno, nel senso di essenzialmente diverso dal nostro e quindi necessariamente impraticabile. Gli ideali di N sono compassionevoli, ma negano la tragicità dell'esistenza. Vogliono eliminare il conflitto anziché attraversarlo. Heidegger è inoltre decisivo per comprendere il fallimento esistenziale di N. La verità è disvelamento, ma l'uomo deve imparare ad abitare ciò che è disvelato. Rifiutare la fatticità equivale a non essere autentici. N vede, ma non abita.
Ed è qui che il taoismo non è solo uno sfondo simbolico, ma è una vera alternativa morale. Per Lao Tzu, forzare il bene produce il male, imporre l'ordine genera disordine. Il saggio accetta l'imperfezione come condizione del Tao. N quindi è anti-taoista pur credendosi giusto, vuole correggere il mondo ma senza lasciare che questo si trasformi. Aiutiamoci ora con la filosofia di Bergson per approfondire ulteriormente la questione. Henri Bergson introduce il concetto di élan vital per descrivere ciò che muove la vita oltre ogni meccanismo e ogni determinismo. Lo slancio vitale non è un fine prefissato, né un ideale astratto da realizzare, è un movimento creativo, una spinta che attraversa la realtà producendo forme sempre nuove senza mai esaurirsi in una di esse. La vita per Bergson non segue un progetto, ma inventa se stessa nel tempo. Lo slancio non è una negazione del reale, ma un superamento immanente del reale stesso. La vita autentica è invece la durata, o durée, un tempo vissuto, qualitativo, in cui il passato permane nel presente senza irrigidirlo. Qui il legame con Reshiram diventa immediato. Reshiram incarna la verità come osservazione del presente e ricordo del passato. Egli quindi non è la verità come dogma, ma la verità come fedeltà alla durata. Ciò che è stato non può essere cancellato, ma deve essere portato con sé. N sceglie Reshiram in Pokémon Bianco perché è già carico di memoria, ha visto la sofferenza dei Pokémon e non può più fingere che il mondo sia neutro. In termini bergsoniani, N è un soggetto in cui la durata si è intensificata fino a diventare insopportabile. Il passato pesa sul presente e chiede una trasformazione. Ma è qui che emerge la frattura. Zekrom rappresenta il desiderio di superare la realtà attuale perseguendo gli ideali. In chiave bergsoniana, Zekrom è lo slancio vitale stesso, ma solo in potenza. Il problema non è lo slancio in sé, ma come viene inteso e utilizzato. Per Bergson, lo slancio vitale non segue un piano, non può essere programmato e non tollera imposizioni dall'esterno. Lo slancio che viene irrigidito in un ideale assoluto smette di essere vitale e diventa violento. Qui si colloca esattamente l'ambiguità di N. Egli scambia lo slancio per un progetto, il movimento per un fine da realizzare immediatamente. Zekrom nelle mani di N rischierebbe di diventare ciò che Bergson rifiuta. Il protagonista, al contrario, incarna ciò che Bergson chiama creatività incarnata. Non è colui che ha l'ideale più puro, ma colui che vive nel mondo, accetta la sua imperfezione, agisce senza pretendere di risolvere i problemi del mondo una volta e per tutte. Per questo Zekrom può appartenere al protagonista senza diventare distruttivo. Lo slancio vitale, quando è radicato nella durata, non nega il reale, ma lo trasforma dall'interno. Qui il taoismo e Bergson si incontrano perfettamente nel concetto di Hu Wei. Letteralmente traducibile come non agire, il Hu Wei non indica inattività o passività, ma un modo di agire senza forzatura, in accordo con il corso delle cose. Agire secondo il Hu Wei significa intervenire nel mondo nel momento giusto, nel modo giusto, senza imporre dall'esterno una forma estranea. Il Hu Wei chiarisce perché l'idealismo di N sia destinato al fallimento. N vuole il bene dei Pokémon, ma vuole realizzarlo subito, totalmente e per tutti, senza accettare la resistenza del reale. Concettualmente, il suo agire è un Huei senza Hu, un'azione forzata, un imperativo categorico che non accetta eccezioni. Non sa lasciare che il cambiamento maturi dall'interno della realtà stessa. Egli invece forza quella stessa armonia che il suo nome dovrebbe richiamare. La figura in cui N ripone la sua fiducia fino all'ultimo è Gechis. Egli non segue il Dao, non lo rifiuta ingenuamente come N, ma tenta di sostituirsi ad esso, imponendo un ordine artificiale al divenire. Non crede davvero negli ideali di liberazione, né nella verità morale che N proclama. Ciò che lo muove è la volontà di controllo. Gli ideali per lui non sono fini, ma strumenti. Se N è colui che non accetta l'imperfezione del mondo, Gechis è colui che la sfrutta. Egli conosce la verità, la sofferenza, ma non per abitarli. Li usa come leva per manipolare.
In questo senso Gecis è più lontano dal Dao di N, perché il suo agire non è solo forzato ma è anche strategico. Dal punto di vista della verità, Gecis rappresenta una forma radicale di menzogna performativa. Non mente semplicemente, ma costruisce un mondo simbolico falso in cui N possa credere di abitare la verità. Se Reshiram brucia le bugie perché la verità è ciò che resiste alla manipolazione, Gecis al contrario prospera proprio dove la verità è ridotta a narrazione funzionale al potere. Nei confronti degli ideali, la posizione di Gecis è ancora più perversa. Zekrom incarna lo slancio verso il possibile, l'energia creativa che apre il futuro, ma Gecis non accetta l'apertura, vuole un futuro già deciso, in cui lui regni come unico sovrano. Per questo il suo rapporto con gli ideali è puramente strumentale. Dove N è accecato dall'ideale, Gecis lo usa come catena. È qui che emerge il senso più profondo della sua funzione narrativa. Gecis è la figura di chi trasforma il conflitto dinamico del reale in gerarchia, rompendo la complementarietà e imponendo un polo sull'altro. Non cerca l'equilibrio tra yin e yang, ma la scissione di questi in parti inermi. Egli è la personificazione di ciò che accade quando verità e ideali vengono separati dal Dao e piegati alla volontà di dominio. N è allora una figura profondamente bergsoniana nella sua tragedia. Percepisce il movimento della vita, ma non riesce a lasciarlo aperto. La sua visione del mondo, manipolata dal padre, gli ha insegnato che l'imperfezione è intollerabile, la sofferenza è scandalo assoluto e il mondo deve essere corretto, non abitato. Questo è l'opposto di Bergson. La vita include errore, deviazione, sofferenza e proprio per questo crea. N rifiuta l'imperfezione perché gli è stato insegnato a farlo. Così facendo trasforma lo slancio in giudizio, il divenire in accusa. La verità che si disvela nel divenire deve essere accolta e accompagnata dalla potenzialità degli ideali, che superano il presente e permettono a una nuova verità di disvelarsi. Attraverso questa articolazione simbolica, Pokémon Bianco e Nero propone una riflessione che va oltre la morale e si colloca sul piano ontologico. Il gioco non invita a scegliere tra verità e ideale, ma mostra le conseguenze della loro separazione. La verità senza ideale diventa stagnazione, l'ideale senza verità diventa violenza. Solo nella loro tensione reciproca il mondo resta abitabile. In questo senso il gioco si configura come una rara e riuscita meditazione videoludica sul limite, sul tempo e sulla responsabilità di abitare il reale senza distruggerlo in nome di un principio. E forse, proprio perché questo viaggio comincia e termina nel protagonista, N allora è soltanto uno strumento per insegnare a noi, all'esterno, che cosa vuol dire ricercare la verità e perseguire gli ideali. Bene, questa è una delle opere a cui sono più legato. Per questo mi sembrava corretto dedicargli il tempo che merita, o perlomeno al suo personaggio più emblematico. Sperando che questo mio lavoro possa esserti interessato, ringrazio te spettatore per essere arrivato fino a questo punto. Ti chiedo di farmi capire se questo video ti è piaciuto e magari scrivi nello spazio commenti che cosa ne pensi, oppure dammi dei consigli sui prossimi video. Per questa volta è tutto. Allora ci vediamo lì.